la brillantezza, la condizione, le giocate di prima, lo sviluppo, la verticalità di cui tanto piace parlare nelle ultime settimane, sono tutti discorsi che affronteremo. La gestione dei giocatori, la rotazione, no? Questo aspetto di Kivo mi manda totalmente al manicomio, in senso positivo, che sia chiaro, perché veramente lo rendono, almeno ai miei occhi, un allenatore che sa quello che sta facendo, che sa quello che sta facendo. Ripeto, dopo Udinese, Juventus, dove già arrivavano le prime pressioni, lui non ha sentito nessuno dritto. E questo aspetto, ok, però oggi un attimino il primo punto che voglio toccare sono le due punte. Ecco, il gioco di parole. Sì, il primo punto da toccare sono le due punte, perché l'anno scorso ce n'erano effettivamente due. Lautaro Turam, si infortunava uno dei due, ti dovevi fare il segno della croce. Abbiamo avuto già l'intoppo di Turam, un infortunio anche relativamente importante, e oggi lanciato da titolare, nonostante l'hype di più Esposito, e qui parlo della grande gestione poi di Kivo, nonostante l'hype di Pio, lanciato Bonni prima da titolare, questo qua fa 3 assist e un gol, di cui la palla Barella perfetta, ma anche la profondità attaccata sull'assist di Barella, scusate ancora, e poi la palla messa in mezzo, il primo gol per capirci, per intenderci, cioè ragazzo che fa sempre le giocate giuste, che fa sempre le giocate giuste, ti buttano qualche palla in avanti, lui la va a domesticare, la va a lavorare, a me questo ragazzo, a me sto ragazzo piace, almeno tanto quanto Esposito, perché si parla tanto di Esposito, soprattutto per il fatto che è italiano, non prendiamoci in giro, sappiamo come funziona, quindi c'è questo hype smodato che da un lato sono contento, ma dall'altro un po' mi preoccupa, ma oggi mi preoccupa un po' meno, perché adesso gli occhi secondo me sono puntati non solo su più Esposito, perché Bonnì è un altro ragazzo che, che, che dà l'idea su un giocatore che può offrire altre soluzioni. L'anno scorso questa sensazione qua non la proprio assaporavi minimamente. Ora è troppo presto per parlarne, sono 5-6 partite di campionato, più qualche duna di Champions, troppo presto per sentenziare. Però ragazzi miei, se il buongiorno si vede dal mattino è un bel buongiorno, ma bello, proprio sereno, no? C'è un sole che spacca le pietre. Ecco, fatemi dire almeno questo. E sono contento perché questa è una delle problematiche più importanti che ci portavamo dalla passata stagione ed è positivo, ed è positivo. Poi di cose positive, almeno oggi, e non solo, ne stiamo vedendo tante, tantissime, perché io finalmente rivedo, non vedo, ribadisco, rivedo un Inter brillante, un Inter avvolgente, un Inter che si muove, un Inter che attacca gli spazi e lo fa con tanti uomini. La rivedo, non la vedo, la rivedo finalmente sotto questo aspetto, ed è in queste condizioni al momento è una di quelle squadre che tempo fa ci ha fatto dire forse questa per espressione calcistica anche migliore di quella del triplete. Quante volte l'abbiamo detto dell'Inter di Inzaghi? Ecco, questa qua mi fa provare quelle vibes, perché si sta ritornando a quella condizione, innanzitutto anche fisica, ma poi io credo che ci abbia messo tanto del suo Kivu nell'andare a smuovere qualcosa nella testa di ste ragazze, non era facile. Ne parliamo come se lo facciamo, signori miei, prima come al solito. Like, pollicione per l'algoritmo che come al solito ha bisogno, no, di cibarsene. In qualche modo iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti, dovrei portare sì, anche il video sull'Atalanta, quindi vi aspetto in descrizione dove trovate anche tutti i vari profili social. Vi ringrazio per il vostro supporto, sempre prezioso, grazie davvero, che stiamo quasi arrivando a 150.000 su Facebook, qui spingiamo per questi 240.000, piano piano cresciamo ed è grazie a voi, non è innegabile tutto ciò. Allora, sì, sì, io ho visto un Inter di nuovo, quella Inter che creava tanto, tantissimo, che arrivava a crearti 10 palle gol in 30-40,
40 minuti, in un tempo, dai, mettiamo così. Quindi nel primo tempo abbiamo tirato 15 volte, sono numeri importanti, contro un avversario che sì, sicuramente è di bassa classifica, quello che vi pare, ma un avversario che ad oggi era anche imbattuto, e quindi va sempre rispettato. Poi è ovvio, lo dico adesso, che sia chiaro, ma non c'è neanche bisogno di ribadirlo, poi la differenza la faranno come andrei ad approcciare altre partite, se nei big match finalmente dimostrerai la stessa, non dico espressione calcistica, ma perlomeno la stessa volontà di giocare questo tipo di partita, no? Di forzare anche alcune volte la giocata, perché sai che comunque ti riesce, della giocata quindi di prima, che non è che l'Inter non le aveva ste robe, quella che mi manda in bestia, che poi su cui piace giocare, appunto la verticalità, l'Inter migliore che abbiamo visto nel quadriennio di Inzaghi aveva tutto questo, aveva tutto questo. E certo che se noi parliamo dell'ultima Inter, quella vista negli ultimi 3-4 mesi, è chiaro che era un Inter statica, un Inter dove c'era questo giro palla lento, dove la condizione, portiamo un giocatore, Di Marco, il Di Marco visto negli ultimi mesi è un Di Marco che non si regge in piedi, e il Di Marco di oggi gli riesce tutto praticamente. Grande prova, bisogno dirlo, cioè avevi iniziato a lavorare Inzaghi molto bene, adesso con Kivu, Barella da play, lo voglio vedere anche lui, perché il discorso è sempre quello, contro un avversario è una partita più difficile, lo voglio vedere in condizioni di maggiore pressione e difficoltà, però già avere un Barella che contro la Cremonese ti fa il play, ti fa questo ruolo, te lo fa ad hoc alla perfezione, è già qualcosa, ragazzi miei, è già un aspetto importante, senza ombra di dubbio. Quindi gli aspetti sono tanti, ma bravo Kivu nel, io ancora una volta devo dirlo, nel non farsi abbindolare da rumori esterni, nell'andare dritto, da sapere che non c'era da stravolgere nulla, perché già si iniziava a chiedere questa difesa a 4, inventati qualcosa. No, dritto e molto molto bene così. E il primo a dirlo è stato sempre Kivu. Questa squadra non ha bisogno di cambiare, questa squadra vanno limati dei difettucci. È un difettuccio che può essere quello di un po' di appisolarsi anche oggi, se vogliamo, nell'ultimo quarto d'ora, ma ci può anche stare sul 4-0 con la Cremonese, quando più volte hai sbagliato anche il quinto, e, e magari prendi quel gol che, attenzione, a proposito di questi ragazzi di vibe positive, l'unico che mi sembra in totale difficoltà è Diouf. Qualcuno dirà, l'abbiamo visto poco, quelle due poche volte che l'abbiamo visto ha fatto più grandini più danni della grandine, appunto, no? Perché anche oggi prende una palla banale, ci prendiamo gol. Però il discorso è questo: se Kivu sta dando minutaggio praticamente a tutti, dà un po' di rotazione a tutti, Diouf che entra poco in queste rotazioni mi dà l'idea che proprio non è pronto, e infatti lo vedi indisciplinato, no? Ci deve sicuramente lavorare anche parecchio sul giocatore. Ad oggi sembrerebbe un giocatore che forse non un grande investimento, però ribadisco, oggi non l'abbiamo visto. No, oggi no, oggi inteso come ad oggi, no? L'abbiamo visto poco, per cui è anche difficile e non è giusto bollare. E questo vale sia quando parliamo in negativo che quando parliamo in positivo, perché poi, ribadisco, bisognerà dimostrare valore contro avversari sicuramente più corazzati, e bisognerà farlo nell'arco di una stagione, perché ancora una volta abbiamo capito che l'Inter può, ma noi l'abbiamo sempre saputo che l'Inter può. Bisogna poi andare a mettere nero su bianco in partita dopo partita, non perdere motivazione, anzi, queste sembrano veramente riacquistate totalmente, e trovare stimoli, e ci sono, e poi trovare prestazioni. Io voglio vedere un Inter che contro le squadre grandi non inizia, no, no, a impaurirsi, ma a perdere la lucidità. Voglio un'Inter lucida, che sa leggere i momenti della partita. Questa cosa è un po' mancata ultimamente. Quindi se ritroviamo questo aspetto non solo contro le piccole, ma anche contro le big, leggere la partita, leggere i momenti, ci possiamo divertire. Ci possiamo divertire. Signori, fatemi sapere
Di Barella pleno appallato, Akanji ancora oggi secondo me ottima prestazione, buona, ribadisco le rotazioni, anche oggi De Vrij, le scelte di inserire un po' tutti molto 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 bene, molto molto bene. Signori, un grande abbraccio, Daneschi, un grande abbraccio, Daneschi.